Innovazione sociale si intende quel processo attraverso il quale una società cerca di dare delle risposte utili a nuovi problemi che si pongono, piuttosto che a problemi vecchi ma che richiedono un nuovo modo di essere affrontati. Chiamare innovazione sociale vuol dire che la parte sociale è intrinseca al processo di cambiamento, sia nelle motivazioni, si vuole ottenere un cambiamento che abbia un'influenza sul sociale, sia nel modo con cui questo cambiamento viene intrapreso, quindi nel come il processo si compie. Si tratta perciò di o dare nuove risposte proprio a problemi esistenti, ma che possono giovarsi per esempio di nuove combinazioni di elementi che prima non venivano fatti interagire tra di loro, oppure riuscire a rispondere alle sfide emergenti cercando delle soluzioni che taglino i confini, per esempio tra diverse discipline, tra diverse organizzazioni, tra pubblico e privato, creando delle nuove relazioni tra gruppi sociali. Questo comporta il fatto che contemporaneamente si ottiene la soluzione o un passo avanti verso la soluzione del problema specifico, ma contemporaneamente si rafforza la coesione sociale, l'empowerment, l'inclusione, come se ci fosse un doppio tracciato, quello che l'Averac chiama double tracking, tra soluzione del problema specifico, per esempio il problema dell'invecchiamento in buona salute, e il risultato in termini di costruzione di una comunità più sana e più coesa nel suo complesso. In particolare, a proposito di invecchiamento sano ed attivo, una delle innovazioni dal punto di vista concettuale dell'ultimo periodo è il cominciare a pensare in modo sistemico a questo problema. Innanzitutto in una prospettiva per ciclo di vita, per cui l'azione per un invecchiamento sano e attivo in realtà riguarda tutta la vita di una persona a partire dalle sue prime fasi. La seconda è che si è abbandonata la prospettiva semplicemente di, con un vecchio slogan, aggiungere anni alla vita, ma passare alla prospettiva dell'aggiungere vita agli anni, quindi considerare la fase finale o la fase della vita che va oltre all'età normalmente considerata attiva in realtà una risorsa per la società e non soltanto un carico. I policy makers hanno sicuramente un ruolo fondamentale e imprescindibile. Il problema è che spesso i policy makers che sono amministratori hanno una visione limitata nel tempo, hanno il respiro corto, mentre per accompagnare questi processi bisogna avere una visione lunga. Sono processi che possono richiedere molto di più dell'arco tra un'elezione e l'altra, mentre le finestre di attenzione e di ascolto che i politici hanno sono di solito limitati al momento in cui stanno preparando la campagna elettorale, quindi questo rende più difficile il lavoro. La seconda condizione che i policy makers dovrebbero mettere in atto, e su questo dovrebbero essere aiutati, è l'ascolto, cioè riuscire a davvero avere una posizione di ascolto recettivo delle proposte e delle sollecitazioni che dall'esterno vengono. Il terzo aspetto è il fidarsi della propria comunità, nel senso di
accompagnare dei processi più che farli calare dall'alto, formalizzando però le soluzioni, integrandole nelle strategie di pianificazione più generale di un territorio. E conseguentemente bisognerebbe che allo sviluppo delle innovazioni fosse dedicato, come in qualsiasi buona organizzazione, un budget specifico.